La nostra formazione nasce nel 2002, ormai quasi 20 anni fa, nelle aule del Conservatorio dell'Aquila, dove mio fratello Valdimiro ed io studiavamo sotto la guida di Dorina Frati, una grandissima concertista e docente appunto presso quel conservatorio, e facciamo questo incontro fortunato con un brillantissimo e giovanissimo mandolinista portoghese, Norberto, arrivato appunto al Conservatorio dell'Aquila grazie a una borsa di studio del governo del suo paese. Allora, io vengo di una isola piccolissima in mezzo all'Atlantico che si chiama Madeira ed è un'isola che ha una tradizione di più di 100 anni mandolinistica. Questa tradizione viene un po' da passare dal bisogno delle comunità in celebrare la musica, passa attraverso questo discorso delle generazioni, il nonno che insegna al padre, il padre che insegna al figlio e così via, e il mandolino si è mantenuto vivo lì a Madeira da più di 100 anni. È un strumento che effettivamente, al di là di essere familiare, io dico sempre che è un strumento nobile, però che vive col popolo, cioè un strumento che accompagna in qualche modo la cultura non solo a Madeira, come anche in Italia giustamente, però in tutto il mondo. È un strumento che si suona nel Brasile, nel Giappone, in India, negli Stati Uniti. E quindi c'è una grossa connessione anche familiare con la gente. È l'istrumento delle serenate, anche visto così. Quindi qualcuno sempre si ritrova connesso in questa sonorità che il mandolino porta. Mio nonno, che era un mandolinista anche amatoriale, però mi ha insegnato questa cosa del mandolino, quindi ho sempre vissuto questo strumento dentro la mia famiglia. E dopo ho ingessato in un'orchestra lì a Madeira. Madeira, come dicevo, è un'isola piccolissima, che ha ben 17 orchestre di mandolini, quindi è un piccolo posto con 250.000 abitanti, però ne ha più di 300 mandolinisti all'attivo, quindi è una cosa abbastanza rara, possiamo così dire. E io vengo da questa realtà, lì ho avuto l'approccio con la musica da camera, con la musica d'insieme e mi sono innamorato ovviamente, ho voluto proseguire e dedicare la mia vita al mandolino. E così vengo ad arrivare in Italia, dove ho conosciuto Emanuele Buzzi, ho conosciuto Valdimiro Buzzi e lì questa voglia ho portato un po' anche questa, come posso così dire, questa volontà anche insieme a loro, che anche loro avevano di fare musica insieme, e abbiamo creato questo gruppo inizialmente che serviva soltanto per una voglia nostra, non si sapeva mai dove si poteva arrivare musicalmente. La nostra formazione prende il nome da Giuseppe Anedda, che è stato il caposcuola del mandolinismo in Italia e il primo per il quale fu aperta la prima cattedra di mandolino in Italia, appunto a Padova, nel 1975. Giuseppe Anedda era nostro nonno, mio e di mio fratello Emanuele, è stato uno dei più grandi concertisti di mandolino al mondo. È stato colui che è riuscito ad entrare nei teatri dove questo strumento non era mai riuscito ad entrare. In più è stato anche un ricercatore, con il quale ha trovato in diverse biblioteche e musei europei manoscritti originali per il mandolino.
La sua idea era quella di presentare al massimo le potenzialità dello strumento, servendosi anche di trascrizioni di musica colta. Nel nostro percorso di studi la musica da camera ha sempre svolto un ruolo importantissimo, non solo per il repertorio originale che vede il mandolino protagonista con altri strumenti, con violino, pianoforte, chitarra, eccetera, ma anche per il grande stimolo che ci ha sempre dato Dorina a suonare insieme. Per questo abbiamo cominciato dal duo al trio, al quartetto con l'ausilio della chitarra che completa la gamma timbrica dei nostri strumenti a pizzico, fino all'orchestra a plettro. La chitarra è uno strumento che ha una vastissima letteratura solistica e una altrettanto vasta letteratura cameristica. Quest'ultima però comprende prevalentemente composizioni scritte per piccoli organici, solitamente duo o trio. Questo è dovuto da un lato a motivi storici, in quanto la chitarra nel suo secolo d'oro, quindi tra 7 e 800, gravitava negli ambienti culturali dell'Hausmusik, quindi della musica da salotto. Dall'altro invece è dovuto alla fonia ridotta dello strumento, in particolar modo nello strumento dell'epoca, che non consentivano l'utilizzo della chitarra in organici molto ampi. Tuttavia la grande versatilità dello strumento, la sua capacità di realizzare sia le armonie sia anche delle linee melodiche, unita al suo timbro estremamente vario, ci ha spinto a sperimentare delle soluzioni di arrangiamento che partissero proprio da queste caratteristiche peculiari della chitarra. I primi lavori che abbiamo realizzato sono stati nell'ambito della musica barocca, con il concerto di Antonio Vivaldi in re minore per 2 violini, archi e basso continuo e la suite orchestrale numero 3 di Johann Sebastian Bach, in cui abbiamo tentato di utilizzare la chitarra sia per realizzare le armonie e il continuo, sia anche per realizzare delle linee in contrappunto, tentando quindi di ritagliare all'interno di questa formazione molto particolare degli spazi timbrici e dinamici che le consentissero di emergere per le sue caratteristiche. Partendo dai risultati ottenuti, comunque molto interessanti, abbiamo deciso di iniziare a sperimentare delle trascrizioni di opere del Novecento, da Piazzolla a Morricone a Frank Zappa, cercando di sperimentare di volta in volta delle soluzioni nuove che consentissero allo strumento di avere comunque un ruolo importante e non limitarsi a una semplice realizzazione delle armonie o a un semplice accompagnamento. Andrea ha dato un grandissimo contributo alla sfida di creare un repertorio innovativo e adatto alla nostra formazione, con le sue trascrizioni, in primis quelle su Bach e Vivaldi, ma anche trascrizioni di brani moderni. La sorpresa è che sembrava che lui avesse sempre scritto per mandolino e conoscesse gli strumenti come noi.
Abbiamo cominciato così a fare concerti in quintetto con l'inserimento del contrabbasso, che ci è servito per ampliare la gamma timbrica dei nostri strumenti, ed esplorando il limitato repertorio originale, ma soprattutto servendoci di quello orchestrale. Con Emiliano suonavamo già da molto tempo all'interno dell'orchestra mandolinistica romana, e quindi è stata una scelta facile, diciamo così, dettata da un sentimento di affinità e anche di amicizia. Io sono il contrabbassista del quintetto Anedda. Ci siamo conosciuti tanti anni fa frequentando il Conservatorio dell'Aquila e suonando nelle formazioni storiche del mandolinismo, della pratica mandolinistica presenti a Roma e non solo. Ricordo con affetto il periodo dell'orchestra mandolinistica romana, dove abbiamo compiuto i primi passi e tramite la quale abbiamo esplorato molto repertorio. Poi dopo sono passati un po' di anni, insomma, con Emanuele, Valdimiro, Norberto, che frequentavano la stessa classe sempre al Conservatorio dell'Aquila, e con Andrea poi successivamente, per un ulteriore salto di qualità, sia esecutivo che riguardante il lavoro di trascrizione, siamo andati avanti. Abbiamo fatto tanti esperimenti, siamo riusciti ad andare oltre quello che era l'idea, l'immagine dello strumento, sia preso singolarmente, sia all'interno poi di formazioni di ensemble, di formazioni cameristiche e non solo. Questo quintetto è stata una scommessa in cui credevamo molto e per la quale abbiamo speso le nostre migliori energie. Il nostro lavoro dentro il quintetto, che oramai già quasi 20 anni che lo stiamo facendo, è sempre stata una grande motivazione per me, perché abbiamo sempre cercato di trascendere un po' l'istrumento, ossia la nostra visione è sempre stata quella di cercare un punto obiettivo riguardo la musica e non su quello che soltanto l'istrumento potrebbe fare. E effettivamente questo è stato un grande modo per noi di vedere la musica in una forma molto più ampia. Anche riguardo questo lavoro di Rossini che stiamo facendo, il nostro discorso era sempre prevalere la musica di Rossini, e non soltanto che bello questo fatto al mandolino, però che la gente ascoltasse, che in qualche modo identificasse quello che il compositore voleva trasmettere. E quindi noi sempre abbiamo avuto questa ideologia che va al di là dell'istrumento, però sì come primo fuoco la musica. Tante erano le storie che ci raccontava nostro nonno di concerti e di incontri particolari. Uno fra questi fu con Stravinsky. Infatti, durante l'esecuzione dell'Agon, il balletto scritto dal grande compositore, in fondo alla sala un vecchietto si alzò gridando «Bravo mandolino!». Questo vecchietto era proprio Stravinsky.
Un'altra cosa che ci raccontò è che venne invitato dal grande violoncellista Pablo Casals a San Juan de Porto Rico, dove si incontravano i più grandi solisti e virtuosi dei diversi strumenti, e lui fu quello che venne chiamato per il mandolino. In occasione del lavoro per Brilliant Classics sulle ouverture del compositore Gioacchino Rossini, che comprende sia trascrizioni storiche che trascrizioni moderne, abbiamo deciso di affidare il lavoro di arrangiamento alle sapienti mani del chitarrista e compositore Michele Di Filippo. Il rapporto con il Quintetto Anedda nasce ormai molti anni fa, quando giovanissimo iniziai a studiare con Andrea e sin da subito iniziai a seguire i concerti appunto di questa formazione. Di certo all'epoca non mi sarei mai immaginato di un giorno poter collaborare in veste di arrangiatore e ancora di più a fianco per un progetto come questo. Il progetto di cui oggi vi parleremo, che vi illustreremo, riguarda degli arrangiamenti pensati per la formazione del Quintetto Anedda di ouverture operistiche di Gioacchino Rossini. L'impresa di arrangiare delle ouverture sinfoniche per questa formazione è stata un'impresa ardua, proprio perché il Quintetto Anedda presenta con 5 strumentisti, con 5 solisti, una formazione che andava a coprire tutta la gamma appunto la gamma sonora orchestrale, quindi dal registro acuto a quello grave, essendo formata da 2 mandolini, mandola, chitarra e contrabbasso. Il lavoro che è stato fatto in questi arrangiamenti aveva lo scopo di riproporre questi grandissimi capolavori del maestro marchigiano in una veste un pochettino più cameristica, organica. Ho agito infatti seguendo alcuni concetti. Da una parte lasciare intatta l'idea del compositore, trattandosi di opere veramente molto famose, ormai entrate nel collettivo di tutti noi, insomma, sia italiani che europei, però cercare di trarre al massimo le particolarità e anche le caratteristiche di ogni singolo musicista. Quindi troverete in questi arrangiamenti dei momenti solistici o comunque dove alcune timbriche vengono messe in risalto, in particolar modo uno strumento come la chitarra, che fa da tramite tra appunto il registro medio-alto con la parte di contrabbasso, quindi con il range grave. Da questa esperienza sta nascendo un nuovo progetto, sempre per la Brilliant Classics, e stiamo lavorando a degli arrangiamenti sempre pensati appunto per il Quintetto Anedda, per questa formazione di ouverture sinfoniche tratte dalle opere di Domenico Cimarosa. E in questo modo stiamo continuando a sponsorizzare e a ricercare, appunto a compiere questa ricerca musicale nella musica italiana operistica del Settecento, e spero che a breve, insomma, ci saranno delle novità e potrete ascoltare i frutti di questo lavoro. Sicuramente
lo strumento in questione, centrale, il mandolino, accompagnato dalla chitarra nella sua funzione melodica e armonica e dal contrabbasso come supporto ritmico e che dà profondità e dà una certa... permette anche insomma, al mandolino di entrare in contatto con delle realtà musicali che prima non aveva esplorato. Sia per motivi anagrafici, perché eravamo poco più che ventenni, trentenni quando abbiamo cominciato questa avventura, sia per la nostra formazione personale, c'era chi veniva da, oltre gli studi classici che abbiamo compiuto tutti quanti, c'era chi veniva dalla musica rock, blues, jazz, eccetera, sia per la volontà appunto di sperimentare e soprattutto di attraversare un territorio inesplorato, quello del quintetto a plettro. Faccio un esempio molto, molto banale per chi magari ascolterà questa intervista e non è uso ad ascolti, come dire, colti, però se si va ad esempio su YouTube a cercare esempi o altre esperienze simili alla nostra, un quintetto fatto così, composto in questo modo, è difficile trovarne di altri, soprattutto andando a ritroso nel tempo. Quindi questa è stata la nostra scommessa, portare qualcosa di nuovo, un'esperienza nuova che aveva anche bisogno di ciò che ci è mancato durante il lockdown. Ora vado nel profondo delle emozioni che tutti noi proviamo, ecco. Il lockdown non ci ha permesso appunto di continuare questo cammino, non ci ha permesso di stare assieme, non ci ha permesso di continuare, di dare ancora nuove forme ai nostri, insomma, ai nostri pensieri, ai nostri desideri. Ecco. Quando ci siamo ritrovati, come è stato detto, o verrà detto immagino dagli altri, quando ci siamo ritrovati a Mestre per il primo appuntamento dopo tutto quello che è successo e che ha probabilmente cambiato le nostre vite, anche il modo di vedere la musica, il fatto di ritrovarci anche insieme ad un grande solista e musicista come Paolo Pollastri, per noi è stata, non vorrei essere retorico, ma una rinascita, no? Una rinascita che segue un percorso veramente importante e noi speriamo anche, faremo di tutto che possa essere anche di qualità. Partire da Rossini, ritrovare familiarità con il palco e proseguire poi con il progetto delle ouverture di Domenico Cimarosa, io credo che possa essere veramente un ponte, quel ponte che possa farci ripartire e ricollegare noi al nostro progetto con quello che era stato fino a prima della pandemia, ecco. In tutti questi anni abbiamo avuto la fortuna di esibirci in Italia, all'estero, in sale importanti e con solisti di fama internazionale. Tra tutti Dorina Frati, che si è esibita molte volte con noi, ma anche Paolo Pollastri. Nel 2020, un anno molto difficile per noi come per tante altre persone, siamo riusciti comunque a pubblicare il disco delle ouverture di Gioachino Rossini per la Brilliant Classics. Nonostante queste difficoltà legate appunto alla pandemia, il disco ha avuto un discreto successo e quindi la Brilliant ci ha proposto di presentare un nuovo lavoro. Abbiamo scelto di trascrivere le sinfonie delle opere di Domenico Cimarosa e quindi siamo al lavoro su questa sfida. Nonostante ognuno di noi abbia la propria attività solistica, i propri progetti, il quintetto è il porto sicuro all'interno del quale ci ritroviamo. È una famiglia ormai con tutte le nostre personalità in cui condividiamo le esperienze, le competenze e cerchiamo di fare musica ad un livello superiore. Nel giugno 2021, per la prima volta dopo tanti mesi, ci siamo ritrovati su un palcoscenico per fare il nostro primo concerto dopo i mesi del lockdown e della pandemia. È stata un'esperienza surreale, ritrovarsi davanti a un pubblico, ci siamo guardati negli occhi prima di emettere i primi suoni e ci siamo commossi. Noi siamo un gruppo
e dobbiamo tutto alla musica e alla nostra amicizia. Ogni passo in questi anni è stato fatto insieme e ci ha maturati. E ci siamo anche fermati insieme, sapevamo però dove era e che cosa faceva ognuno di noi. E adesso, che siamo seduti di nuovo in semicerchio, riusciamo a ritrovare nuove energie.